Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o Luna e Venere in Vergine solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere in amore nei prossimi giorni. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Andiamo a fare una lettura specifica al di là se tu abbia una persona o meno, per vedere quali sono le forze principali che ti arrivano affinché l'amore possa darti un certo tipo di insegnamento a livello di consapevolezza, e andiamo sia sulla parte sciamanica che sul pettegolezzo sacro, cioè nella concretezza cosa accade, ok? In modo tale che voi abbiate sempre più consapevolezza che le relazioni non sono altro che lo specchio delle nostre emozioni, che sono le uniche con le quali noi veramente entriamo in relazione. Le emozioni, non le relazioni. Ok? Tutto è relazione, ma la relazione ti porta sempre a vivere l'esperienza con certune emozioni che devi integrare per avere relazioni integre e appaganti e una vita più sana da questo punto di vista. Allora, iniziamo a mettere le carte, ne mettiamo inizialmente 5. Vergine, cosa ti sta per accadere in amore? Le apriamo subito. Evento che ti sta per accadere, 5 di spade, motivazione archetipo 9 di bastoni, movimento, energia che si sblocca, ci picchia 2 di bastoni. L'amore non è bello se non è litigarello qua. La soglia, la prova, il vecchio schema da riconoscere, la ruota della fortuna, eventi che si ripetono, chiusura sciamanica, incarnazione e il 7 di denari. Allora, gli eventi si sono ripetuti sempre, quello che ti sta accadendo in amore, che ci sia o meno una persona o non c'è, questo evento sta accadendo da tanto tempo, da tante vite, e adesso ti spiego passo passo cosa accade nei prossimi giorni per risalire poi verso una consapevolezza più profonda. Allora, fondamentalmente questa settimana l'amore arriva come un gioco sottile di strategie, attese, rivelazioni, dove chi osserva ti studia e tu è come se imparassi a leggere i segnali tra ciò che appare e ciò che davvero si muove sotto la superficie. Ti dico subito che nei prossimi giorni potresti percepire un atteggiamento ambiguo da parte di qualcuno. Per esempio, se sei single, qualcuno che ti piace potrebbe apparire un po' distaccato, anche quasi provocatorio, magari facendo cose che ti confondono, ma sotto sotto ti sta studiando, sta cercando di capire come avvicinarsi senza sbagliare, ok? Se invece sei in coppia, ci saranno un po' di battibecchi, vedo qua, che rivelano dove ci sono dei veri desideri e dove invece ci sono delle paure. Cioè qua il segnale è chiaro, non tutto è come sembra. Però l'energia che arriva all'evento è carica, è pulsante, è pronta a mostrare chi davvero ha intenzione di fare il passo. Nella visione sciamanica il 5 di spade è l'archetipo del guerriero che osserva, che gioca, che cerca spazio. Qua l'amore ti mette alla prova, cioè quanto sei capace di vedere chi davvero vuole il tuo cuore e chi sta solo giocando con le apparenze, capito? Qual è la motivazione? Perché arriva questa cosa qui? La motivazione dell'altro qua è chiara, resilienza e cautela, cioè chi ti osserva ha paura di esporsi, ma sente l'impulso forte del desiderio. Qualcuno qua valuta ogni passo, ogni parola, perché non vuole sbagliare con te. Sta aspettando il momento perfetto per farsi avanti senza ferire il tuo cuore. Quindi qualcuno ti vuole, ma non si fida completamente delle proprie emozioni, cioè ti studia, ti sorride nascosto, ti manda segnali sottili e tu lo percepisci anche senza che questa persona parli. Nella visione sciamanica il 9 di bastoni insegna che la vera energia arriva quando il cuore è protetto, ma pronto ad aprirsi. Quindi la resilienza qui prepara il terreno per ciò che può sbocciare. E che cosa può sbocciare? Qua arriva l'incontro, il 2 di coppe. Quindi se sei single nei prossimi giorni qualcuno si fa avanti apertamente. Oppure arriva un messaggio, un gesto, un invito che sblocca emozioni reciproche. Se invece sei in coppia vedo delle riappacificazioni, della complicità, dei piccoli segnali d'affetto che ti fanno capire che il legame si rinforza. Quindi il 2 di coppe qua è l'unione delle energie complementari, no? L'amore arriva quando due cuori si riconoscono, quando due cuori danzano insieme, anche nei dettagli più piccoli, no? Impercettibili.
Qual è qua la prova? Qua entra in gioco il destino. Quindi nei prossimi giorni qualcuno potrebbe cambiare atteggiamento improvvisamente. Situazioni o persone che sembravano ferme iniziano a muoversi. Potresti scoprire dei segnali nascosti qua, dei gesti inconsueti anche, dei messaggi che arrivano all'improvviso. Cioè qua chi ti osserva sta aspettando il momento giusto per mostrarsi o dichiararsi e lo farà in modo sorprendente. La ruota qua ti dice il cuore si muove secondo cicli e tempo divino e l'amore arriva quando meno te lo aspetti, ma proprio nel momento in cui sei pronta arriva. Qua nella visione sciamanica la ruota è proprio il ritmo cosmico che guida le energie, no? Qua il destino porta ciò che serve. In questo caso ti porta l'amore a chi è pronto a riceverlo senza paura. E infine l'amore qua si stabilizza. Guarda, dopo tutto sto caos, poi arriva l'amore, si stabilizza. Il sette denari mi dice che si manifesta come scelta consapevole. Per esempio, se sei single, qualcuno arriva davvero nella tua vita, però con intenzione e rispetto, pronto a investire tempo ed emozioni. Se invece sei in coppia, i prossimi giorni portano conferma, chiarezza, piccoli gesti concreti che consolidano il legame. La persona che arriva ti osserva da tempo, ti vuole davvero e sta prendendo il coraggio per mostrarsi. Tutto il lavoro interiore che hai fatto tu, tutte le tue energie radicate attirano ciò che è giusto per te. Nella visione sciamanica il sette denari è proprio il raccolto. Ciò che è seminato con attenzione cresce e ciò che arriva adesso è frutto del tuo fuoco interiore, della tua saggezza e del tuo rispetto per te stessa o per te stesso. Quindi nei prossimi giorni qualcuno ti sta osservando da lontano e pensa a te, si muove con cautela ma reale desiderio. L'energia amorosa si sblocca con piccoli segnali, piccoli gesti e il destino ti porta delle sorprese che ti aprono veramente il cuore. Chi arriva in questi giorni è pronto a investire veramente. Ok? Vediamo questa persona cosa ti dice. Con i miei oracoli lui-lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Che cos'è questo se non quello che ti ho appena detto con la ruota della fortuna? Ti sorprenderà quello che farà. Vabbè, ti sorprenderà. Lasciati sorprendere. Ma adesso voglio mettere delle specifiche su carta. 5 di spade. Sì, 2 di denari, 9 di bastoni. Sì, 8 di coppe, 2 di coppe. 10 denari, è tutta una cosa nuova comunque, ruota della fortuna, bellissimo, col diavolo, cioè, poi ti spiego, 7 di denari e la regina di denari, qua ci sei tu. Allora, prima di tutto vedo che se, per esempio, se sei single, potresti percepire una persona un po' distratta, in realtà ti sta valutando, cioè ti sta osservando come reagisci, ok? Perché qua il 2 di denari è qualcuno che oscilla tra due possibilità, sta cercando equilibrio tra ciò che vuole e ciò che si sente pronto a fare, quindi nei prossimi giorni potrebbero arrivare questi messaggi sottili o gesti ambigui, capito? Cioè l'energia qua ti invita a osservare senza giudicare, cioè riconoscendo chi davvero si muove verso di te e chi solo fa teatro fondamentalmente, capito? L'altro lo vedo che è un po' in lotta con se stesso. Vedo che se sei single qualcuno potrebbe allontanarsi apparentemente per poi ritornare. Quindi i prossimi giorni portano questo movimento emotivo significativo, perché la persona sta pensando a te, però deve lasciare andare alle spalle vecchie situazioni o blocchi emotivi. E anche se sei in coppia, la persona si allontana per capire quanto ti vuole davvero e poi torna con una chiarezza che ti sorprenderà, l'abbiamo già visto, no? L'otto di coppe è proprio lasciare andare ciò che non serve, aprendo lo spazio a ciò che è autentico e puro. E questo 10 denari bellissimo sotto il 2 di coppe mi dice che la persona non solo ti guarda con desiderio qua, ma anche con il pensiero di futuro, di costruzione, di continuità. Non è passione fugace, è energia che vuole radicarsi nella tua vita quotidiana, quel 10 denari, no?
è l'unione di anime complementari nella visione sciamanica, questo 10 di denari, con energia concreta di realizzazione di desideri reciprochi, capito? Reciproci. E questa ruota della fortuna col diavolone, qua per esempio se sei single, nei prossimi giorni questa persona potrebbe sorprenderti veramente qualcuno mostrando il lato più provocante, più magnetico. Invece se sei in coppia la relazione potrebbe attraversare o un confronto di potere o una tentazione, però serve a chiarire le intenzioni questo. Cioè qua qualcuno gioca con te con attenzione, osserva come reagisci tu e ti sfida senza rivelare tutto. Questa è un'energia di seduzione intensa, che però può aprire nuove possibilità se gestita con cura. Cioè nella visione sciamanica ruota con il diavolo la dinamica dell'attrazione profonda, che ti porta a confrontarti con desideri tuoi nascosti, capito? Affinché tu possa trasformare l'energia positiva. Fatevi il rituale erotico della Kundalini con queste emozioni che verranno scatenate, ok? Per integrare questa forza magnetica. E poi questo 7 denari con la regina di denari è proprio una carta che è il raccolto dell'energia amorosa. Cioè tutto ciò che arriva ora è il frutto di scelte consapevoli. Del tuo fuoco interiore, della tua capacità di attrarre ciò che meriti, questa regina di denari è il frutto di quelle scelte lì. Quindi, cioè, se sei in coppia conferma la stabilità qui, La persona non è più passione e interesse momentaneo, porta energia concreta, calore, cura, attenzione. Se sei singolo, invece, la persona che si avvicina ti darà risultati tangibili alla fine, gesti concreti, inviti che mostrano che questa persona vuole davvero costruire con te, capito? Quindi quello che vedo nei prossimi giorni per ribadire il concetto è che qualcuno inizialmente ti osserva, oscilla tra tentazione, valutazione, un po' di tensione. Poi si lasciano andare delle vecchie cose, questa persona lascia andare le vecchie cose per avvicinarsi a te e arriva con delle intenzioni chiare e concrete. Sguardi, gesti di questa persona che ti mostreranno il coraggio, capito? Tutto questo sarà molto veloce e ti sorprenderà, va bene? Sì. È la cosa giusta per te quella che arriva, mi dicono, va bene? Ok, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, voglio dare la visione sciamanica e pratica, credo che l'abbia data, affinché voi possiate realizzare relazioni autentiche, vere e pulite da drammi. Detto questo, io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!